non mi date un'idea per una rastrelliera? Una rastrelliera per organizzare gli scarti.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna go. Sono salito un attimo su ad aprire un pacco che contiene un aspirasolidi, aspiraliquidi da 10 litri inviatomi dall'azienda Outlet, credo si legga, un nuovo prodotto che questa azienda sta lanciando e che sta facendo testare ad alcuni di noi smanettoni del fai da te. E infatti è 10 litri e dovrebbe funzionare come i classici aspiratrucioli e solidi, anche se avendo un altro aspiratrucioli un po' più grande e quindi per situazioni più estreme ho pensato appunto di appenderlo sulla mini gru a bandiera che sto per costruire, e in questo modo potrei averlo a portata di mano da un banco all'altro oppure da un punto del banco all'altro. Quindi questo piccolo aspiratore, come stavo dicendo, non lo recensirò in maniera vera e propria, anche perché qualcuno l'ha fatto già meglio di me, ma direi di passare alla pratica. Ha un bel cavo di alimentazione, almeno su questi non si sono risparmiati, mi pare che è sui 5 metri o 4-5 metri. Accessori che si trovano tutti qui dovrebbero essere delle prolunghie, dei tubi di aspirazione. Ovviamente il flessibile dovrebbe agevolarci l'inserimento dello stesso sulle bocchette di uscita del truciolo dei vari elettroutensili che andremo ad utilizzare. Sarà il tempo a dirmi se questo aspiratrucioli sarà all'altezza del lavoro che si fa in garage. Ha un serbatoietto ed è adatto anche ad aspirare dei liquidi. Mi mancano da installare le ruote che nella confezione vengono fornite separatamente, ma basta una pressione che le ruote saranno inserite. Ecco qua, lo scatto è fatto, saranno inserite con estrema facilità. Basterà scambiare il flessibile tra questi due punti, che questo mini aspiratore ci servirà anche da soffiatore, quindi nel mio caso, nell'uso che ne starò per fare, mi sarà molto comodo per soffiare sul banco e dare una bella spolverata, o direttamente ad aspirare quello che ho provocato durante le lavorazioni. Torno in garage e vedo come completare questa mini gru a bandiera che appenderà questo elettroutensile che comodamente andrò ad utilizzare da un banco all'altro.
La mini gru a bandiera o il braccio snodabile, come lo vogliamo chiamare, verrà installato in questa zona, quindi nella parte centrale di questa parete. Sì, perché ho intenzione da questo lato di realizzare un altro banco da lavoro che vedrete presto tra qualche video. In questo modo mi posso muovere sia a destra che a sinistra, in modo da non solo avere più gradi di libertà con questo doppio snodo che vedrete a breve durante l'installazione, ma anche avere più spazio di lavoro. Infatti vedremo l'esempio con il bidone aspiratruciole, quindi mi muoverò a destra e a sinistra per utilizzarlo, ma il progetto si può estendere anche con dei supporti che mi permetteranno di sostenere anche delle stazioni di saldatura, o ad esempio un alimentatore variabile, o addirittura una semplice presa di servizio che posso utilizzare a destra e a sinistra, quindi lungo tutta questa parete. Si presuppone infatti che in futuro andrò a integrare questa parete con un impianto elettrico più adeguato e comunque più efficiente, nel senso che potrò avere dei punti luce lungo tutta la parete, quindi anche sul nuovo banco da lavoro, che nella parte snodabile, quindi con questa gruetta mi porto io l'impianto elettrico e gli elettroutensili dove voglio io lungo questo spazio di lavoro. Quindi procedo con l'installazione e vediamo nel complesso questo braccio snodabile come risulta. In un'altra occasione vi ho fatto notare che nel mio garage l'intonaco non è un granché, però in compenso ci sono dei mattoni forati dietro che mi permettono comunque di far funzionare per bene i tasselli che ho inserito. Sono dei tasselli da 8. Se voglio col tempo posso stringere ancora di più questo dato autobloccante in modo da frizionare il più possibile questo tipo di movimento.